Siete onesti, anche a voi è capitato di fare l'aggiornamento di sistema di Ubuntu e quindi passare da una versione precedente a una versione successiva e trovare qualche pacchetto disallineato, qualche funzionalità che non esiste più, qualche pacchetto non malfunzionante, eccetera eccetera. Oggi andiamo a vedere come non incappare mai in questo tipo di problemi. Salve Feelers e bentornati sul mio canale, io sono Lorenzo e oggi andiamo a vedere come fare delle clean install upgrade di Ubuntu, ovvero come fare ad aggiornare da un sistema Ubuntu precedente a un sistema Ubuntu successivo senza incorrere in alcun tipo di problema. Seguitemi fino alla fine perché faremo delle considerazioni anche un po' tecniche, però che ci serviranno, sono necessarie per poter installare e poi fare gli upgrade successivi alle versioni nuove di Ubuntu senza avere mai nessunissimo problema. Ma prima di cominciare lasciate che vi inviti ad iscrivervi al canale attivando la campanellina degli avvisi e di lasciare un bel mi piace per potermi supportare. Per voi sarà un piccolissimo gesto, ma non avete idea di quanto questo possa aiutare alla crescita del mio canale. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamoci dentro. Prima di dare una soluzione al problema bisogna comprenderne la causa. Perché quando noi facciamo l'aggiornamento da applicativo o da riga di comando delle volte il sistema non si aggiorna bene? Fondamentalmente questo accade perché ci sono dei repository che quando avviene la migrazione alla nuova versione di Ubuntu non sono allineati con la nuova versione di Ubuntu e quindi si interfacciano ancora con la vecchia, che chiaramente non essendo più installata all'interno del computer, perché quando facciamo l'upgrade installiamo il nuovo sistema, creano dei bug perché manca del codice, manca del software, mancano dei pacchetti e ci sono dei pacchetti che non vengono risolti e quindi fondamentalmente si creano dei disservizi. Come facciamo a risolvere questo problema? Fondamentalmente settando l'installazione di Ubuntu o di qualunque altra distribuzione Linux nel modo corretto. Infatti io per comodità vi farò vedere la wiki di Ubuntu, ma tutti i concetti che vi vado a spiegare oggi sono replicabili su qualsiasi distribuzione, in quanto il funzionamento intrinseco delle distribuzioni Linux fondamentalmente è sempre lo stesso. Quello che andremo a vedere oggi è il partizionamento manuale della nostra distribuzione. Perché vi parlerò di partizionamento manuale? Perché partizionando bene il disco dove andremo ad inserire la nostra distribuzione ci permetterà poi di fare delle clean install, delle cosiddette clean install del nuovo sistema operativo senza perdere alcun dato, senza dover fare il minimo backup e con una facilità estrema. Che cos'è il partizionamento? Il partizionamento è fondamentalmente quell'operazione tale per cui noi diciamo al sistema di suddividere in sezioni la memoria del nostro disco rigido e in questo modo andremo a settorializzare come il sistema operativo verrà installato sopra. Io utilizzo questo tipo di partizionamento, ovvero un partizionamento molto basico, mi piace, ci trovo molto bene, e cioè quello di avere root e home separate, ovvero ho questi due punti di mount, adesso vedremo che cosa sono, che sono root e home. La root è dove ci andremo ad installare il sistema operativo e tutti i programmi, mentre la home rappresenta fondamentalmente tutto quello che sono i nostri dati personali. In questa maniera, non formattando mai la home al passaggio alla nuova versione, noi non avremo mai bisogno di fare backup, non dovremo mai fare backup dei nostri dati personali fondamentalmente. Perfetto, allora le opzioni che vengono illustrate all'interno di questa wiki sono l'esempio con Windows e Ubuntu, Ubuntu con partizione home separata e Windows più Ubuntu con partizione logiche. Perché ci sono queste due versioni di Windows più Ubuntu? Perché fondamentalmente i computer sono tanti e cambia l'architettura, per cui può essere necessario l'utilizzo di uno o di un altro approccio.
Ok, quali sono i prerequisiti? I prerequisiti sono gli stessi di installazione di qualunque sistema operativo Linux, ovvero l'utilizzo della nostra distribuzione in modalità live e quindi costruire una pennetta USB con un'immagine ISO. Ho già creato una guida a proposito che vi lascio sopra nelle schede, che potrete tranquillamente recuperare alla fine di questo video per poter vedere come si installa un sistema operativo Linux. Ce ne sono di diversi di video che ho sviluppato, ve li lascio tutti qua sopra. Bene, a questo punto un altro elemento fondamentale è Gparted. Gparted che cos'è? È un software di management del disco, è un partition manager, quindi ci permette di partizionare manualmente il disco prima di installarlo. Andiamo a vedere alcune nozioni di base. Allora, la partizione di boot, che cos'è? È fondamentale. Se c'è un altro sistema operativo, come per esempio Windows, ci sarà un'eventuale partizione di boot. Ok? Perché? Perché il sistema operativo che c'era già preinstallato, tipo Windows, deve poter fare il boot. Ok? Quindi ci saranno per versioni Windows 8 e successivi c'è la tabella di partizione GPT e la partizione di boot EFI, in quanto sono le nuove partizioni di boot. Per 7 precedenti c'è invece la partizione MBR. Dal punto di vista pratico, mentre GPT possono essere creato un numero svariato di partizioni primarie, per MBR il numero è limitato a 4, quindi questa è la grande differenza se si sta installando il sistema operativo su un computer più vecchio o più recente. Ciononostante io vi consiglio di installare Debian se state utilizzando un computer con Windows 7 e precedenti, in quanto ad oggi è l'unica ad avere un supporto molto alto di quel tipo di architetture, mentre per esempio già Ubuntu, se avete un computer a 32 bit, non supporta più quel tipo di architetture, quindi potreste avere una infinità di problemi nell'installare versioni precedenti che non sono più supportate. Comunque, per superare questo limite delle 4 partizioni si può creare una partizione estesa con le partizioni logiche, che verrà trattato nel terzo esempio. Altro elemento fondamentale è l'area di swap, ovvero è un'area di appoggio per la memoria RAM che è localizzata all'interno del disco rigido. È un'impostazione che usano tutti i sistemi operativi, li usa anche Windows, ce l'ha anche macOS, solo che a differenza di Windows e macOS che sono nascoste, mentre su Linux è quella area di swap è dedicata, la mettiamo noi e siamo tranquilli. Vediamo il primo esempio, ovvero un'installazione di Windows con Ubuntu. Avviamo il live CD, cominciamo la prova di Ubuntu e apriamo Gparted o Partition Manager, ma io consiglio di Gparted. Ecco, l'immagine che avremo è questa qui, quindi avremo fondamentalmente, lui ci fa vedere che c'è un NTFS, un FAT32SP e un altro NTFS. Queste sono le 3 partizioni che sta utilizzando in questo momento Windows, rispettivamente da 400 MB, 550 MB e 464 GB. E a questo punto andiamo a ridimensionare. Come vedete, Gparted ha un'interfaccia molto semplice, praticamente noi possiamo spostare questo con un drag and drop e quindi ci permette di liberare spazio, creare quindi dello spazio non allocato dove noi andremo a mettere fondamentalmente la nostra partizione di Ubuntu. Andremo a creare il file system con questo slash, che sarà fondamentalmente il file system di Ubuntu, quindi sarà la cartella di root dove andremo ad installare il sistema operativo e i programmi. Se lasciamo solo questo, avremo tutto quanto all'interno di questa nuova partizione da 170 GB. Ok, quindi tutto il sistema andrà a finire qui. Quello che noi vogliamo andare a fare è avere un'altra partizione per la home, dove io consiglio un rapporto di spazio tra home e root, dove la home è più grande rispetto alla root, perché generalmente i software Linux sono molto leggeri, occupano veramente pochissimo, per cui la maggior parte dello spazio noi lo vogliamo avere sulla home, fermo restando che una volta che abbiamo creato le partizioni noi le potremo comunque modificare se ci accorgiamo che ci serve un po' più di spazio nella home rispetto che alla root, attraverso sempre Gparted, che
se non viene installato di default nella distribuzione, possiamo scaricare con 2 clic. Quindi non c'è niente di complesso. Vi faccio vedere fondamentalmente qualche altro piccolo passaggio. Se io creo una seconda partizione e gli metto l'etichetta home, come fa vedere qui, quindi sempre lo slash però con l'home, bene, qui noi andiamo a dire al sistema operativo: qua ci vanno soltanto i nostri file personali. Ok, questo partizionamento è fondamentale per non avere problemi nell'aggiornamento. Ecco qui l'esempio con Windows, Ubuntu e partizioni logiche. Nel momento in cui voi avete per esempio dei vecchi BIOS oppure UEFI in modalità legacy, come bisogna fare? Bisogna andare a creare una partizione estesa. Quindi dovete immaginarvi la partizione estesa come una sottopartizione di una partizione principale, no? Un po' come una cartella all'interno di una cartella. Ok? L'esempio è veramente orribile informaticamente parlando, però sono sicuro che abbia reso l'idea. Creando le partizioni estese noi andiamo a superare quel limite dell'MBR che citavamo prima, per cui possiamo andare a creare tutte le partizioni che ci servono, quindi per esempio partizione di swap, partizione di home, partizione di root, e quindi fare in modo che poi il sistema si possa andare ad installare all'interno di questa partizione estesa. Quindi, che cosa abbiamo imparato fino ad ora? Che fondamentalmente quando si installa Ubuntu è buona norma fare l'installazione con il partizionamento manuale. Le partizioni sono 3, swap, home e root. Abbiamo visto come si fanno, come si inseriscono attraverso i punti di mount. E quindi una volta che noi abbiamo fatto questo, andiamo ad installare il nostro sistema operativo come sappiamo fare, cioè andando a premere semplicemente avanti, scriviamo i nostri dati e il sistema si andrà ad installare in maniera organizzata. Perfetto, come state vedendo a schermo, questa è la mia partizione di Ubuntu. Io ho un hard disk dedicato a Ubuntu, però tutto sommato, come vedete, ci sono esattamente le partizioni che vi ho illustrato prima. Benissimo, sapendo questo, avendo creato questo, secondo le specifiche che vi ho spiegato fino ad adesso, come si fa un upgrade a una nuova distribuzione di Ubuntu senza alcun problema? È molto semplice. Noi creiamo la nostra live USB della nuova versione di Ubuntu, per esempio la 22.04, e si reinstalla il sistema andando a formattare la swap, la partizione di root e andando ad indicargli la partizione di boot come partizione di boot, e mantenendo invece la partizione home come home ma senza formattarla. In questo modo noi andiamo ad installare il nuovo sistema operativo con i repository che non vengono intaccati in nessun modo, senza avere bachi di software, ma abbiamo mantenuto tutti i nostri dati, quindi non abbiamo perso praticamente niente, se non il software installato. Che direte voi? Ma io avevo parecchi software, come faccio a reinstallarli? Per reinstallare il software in modo semplice, rapido e senza alcun problema, possiamo appellarci a un piccolissimo trucchetto di bash, ovvero un piccolissimo script. Adesso vi faccio vedere come. Benissimo, come facciamo a installare tutti i nostri programmi in modo semplice, facile, veloce, senza perdere tempo? È semplicissimo. Allora, noi abbiamo bisogno di due cose: un piccolissimo comando bash che ci eseguirà tutte le installazioni che desideriamo fare, e un file di testo dove andiamo a scrivere tutti i programmi che vogliamo installare con il comandino per installarlo. Ora vi faccio vedere un esempio dal terminale. Che cosa ho fatto io? Io ho fatto un piccolo file di testo che adesso vi faccio vedere. New.txt, eccolo qua. Cosa c'è scritto dentro new.txt? Dentro new.txt io ho inserito semplicemente due comandini, e cioè sudo apt update e sudo apt upgrade -y. Perché cosa sta quel -y? Per fondamentalmente gli dice sì
all'installazione in automatico. Quindi se noi vogliamo installare un programma e vogliamo automatizzare questa cosa, semplicemente andremo a scrivere un programma a caso, che ne so, sudo apt install gimp -y, andrà a dire, quando ci chiederà: sei sicuro che vuoi installare il programma e occupare questo spazio che è stato calcolato? Sì, gli viene semplicemente da dire sì. Ok, io ho fatto questo piccolo txt dove vado ad inserire tutte le righe di comando dei programmi che mi servono. Come faccio ad eseguire questo txt? Ho bisogno di un comando bash che va a leggere ogni linea del mio txt e la va ad eseguire. Quindi andremo a scrivere while readLine, che cosa vuol dire? Finché c'è una linea da leggere, do $line, che significa esegui quello che c'è scritto all'interno della riga, punto e virgola, done minore new.txt. E quindi ci andrà semplicemente a leggere ed eseguire il nostro file. Vi faccio vedere, chiede la password, ecco qua, ha installato tutti gli aggiornamenti. Quindi cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che è possibile installare ogni volta la nuova versione di Ubuntu senza problemi, in 10 minuti scarsi, con il partizionamento manuale. Abbiamo scoperto un modo per automatizzare l'installazione di qualsivoglia programma dopo aver fatto una clean install, quindi senza perdere tempo, lo lasciamo proprio andare, farà tutto lui in automatico. E in più abbiamo capito come fare a non avere problemi per installare Ubuntu aggiornato alla nuova versione. Vi è piaciuto questo tutorial? Io spero proprio di sì. Spero di aver risposto alle molte domande che mi sono arrivate ultimamente sotto i miei ultimi video, e spero di avervi dato degli spunti interessanti di riflessione per quanto riguarda le distribuzioni Linux. Io vi ringrazio davvero tanto per avermi ascoltato e noi ci vediamo alla prossima.